Ciao ragazzi, eccomi nella mia piccola stanzetta dove prendono forma e vita un po' le mie idee riguardo al videogioco Kingdom Duels. Oggi vi faccio vedere, chi dice tutto con l'intelligenza artificiale, tu non fai un cazzo, vi faccio vedere l'album dove tengo un pochino raccolti tutti i disegni, le idee, i progetti per il mio videogioco. Tutto quello che riguarda concezione e oggi in particolare vi faccio vedere i disegni fatti a mano, quindi anche l'idea per fare il titolo, font che ho utilizzato, quindi vi faccio vedere bene tutto quanto. Ecco ragazzi, questa è la versione finale. Queste sono state le prime versioni, non so se ho scritto anche dietro, no, ok, sono state le prime versioni di come immaginavo potesse essere il logo e la scritta Kingdom Duels. Questa qui ad esempio l'ho fatta 10 anni fa, infatti il suo stile è rimasto un po' retro, poi avevo pensato di fare una cosa del genere, infine invece ecco questi qua erano dei caratteri norreni, mi piaceva questo stile un pochino così. Alla fine ecco siamo arrivati insomma al logo KD derivato, questa è stata la scritta, semplice, un po' gotica, e poi l'ho mantenuto molto più semplice, con meno ghirigori rispetto diciamo a quelli che avevo pensato inizialmente, e ovviamente meno colorato essendo un dark fantasy rispetto a questo. 10 anni fa mi sembrava una buona idea, rimettendoci le mani oggi ho pensato di fare una cosa un po' più semplice. Questo qua invece riguarda la mia concezione di quello che poteva essere la barra della vita del personaggio. Vi faccio vedere inizialmente che cosa avevo pensato di fare, ovviamente sempre fatto a mano. Allora, ecco, forse così si riesce a vedere un pochino meglio, insomma, i tratti. Qui ci avevo messo pure la mia firma, l'avevo messa anche di qua. Questa era la mia concezione iniziale della barra della vita, con questa spirale rossa che praticamente era quella che avrebbe raccolto l'esperienza. Poi però, ecco, questo caro ragazzo che mi doveva fare la demo ha detto: guarda, questa spirale che si riempie di esperienza è la cosa più difficile che si possa chiedere ad uno sviluppatore, solo questa richiederebbe un mese di tempo. Va benissimo, la cambio. Alla fine ho optato per una sfera di vita tenuta tra due mani. Questa qua invece, ecco, dovendola fare poi in digitale, un programmatore ovviamente prende metà disegno, lo specchia dall'altra parte, essendoci voluto molto tempo per disegnare tutti i teschi fatti a mano. Poi come potete vedere, ecco, questo era il centro della barra, poi qui ho fatto un riquadro che poteva essere uno degli scacchi che teneva un'abilità, questo era il terminale della barra. Tutto questo materiale era stato mandato insomma allo studio di sviluppo, che ovviamente loro non erano in grado di fare niente da soli, quindi io ho dovuto disegnare tutto quanto, mandato tutto quanto e poi prendermela nel culo perché non ci hanno messo assolutamente niente. Poi questo qua inizialmente ho sempre fatto a mano, si può vedere da quanto è zozzo il disegno. Qua inizialmente doveva essere la base per le statistiche, i vari rettangoli della forza, destrezza, eccetera eccetera, che poi in corso d'opera però ho modificato e non ho utilizzato. Vabbè, rimane un disegno carino rimarrà così, però ecco, poi ho optato per una versione più basic, senza troppi arzigogoli. Comunque l'interfaccia del personaggio deve rimanere comunque abbastanza semplice, intuitiva, quindi è proprio deve rimanere una sorta di tabella veloce. Questi sono altri disegni delle varie gemme, come vi dicevo ci sarà la possibilità di uppare gli equipaggiamenti e ad ogni livello insomma sarà necessaria una tipologia di gemma. Ci sono scritte a matita, ci sono scarabocchi, cancellature varie. Ovviamente tutto questo è stato prima pensato, fatto a mano, e poi è stato realizzato in digitale. Sì ragazzi, ho utilizzato l'intelligenza artificiale per supportare il discorso del farlo digitale. Come vi dicevo, tutto è nato a mano, tutto è nato da un'idea. Ho una curiosità su questo è il portale che ho immaginato insomma per fare gli spostamenti nelle varie mappe. Se volete una curiosità, quando quel testa di cazzo mi ha detto ma questa barra della vita non va bene, io avevo fatto questo disegno e ci ho messo una vita a farlo, veramente tantissimo. Ho detto ma mannaggia, ma te guarda sto stronzo che mi deve far buttare via sto disegno e non ci faccio niente. Allora ho detto ma se io prendo la testa, anziché far ritenere la sfera della vita, ci creo un portale. E alla fine diciamo ho un po' recuperato quell'idea e anziché farci la barra della vita ci ho fatto il portale. Tutto sommato il lavoro fatto non è andato proprio buttato nel cesso. Una curiosità
curiosità che volevo condividere con voi. Andando avanti, questi sono disegni che lo stesso ho fatto tantissimi anni fa, l'ho anche tagliuzzati un po', insomma ho fatto un po' un macello. Comunque ecco, questa era l'idea di un set, scusate l'inquadratura del cazzo, l'idea di un set, no? E il guanto, lo stivale. Vi dico, queste cose risalgono a circa 10 anni fa, quando poi questo sogno è stato messo nel cassetto, nel dimenticatoio, perché quando ti dicono ci vogliono 200.000 euro per fare tutto, a 20 anni ti dici va bene, vado a fare l'operaio, chiudo tutto, butto via tutto e arrivederci. Ecco, questa era l'idea di quello che potrebbe essere un set. Qui avevo disegnato anche delle ali, ovviamente sempre 10 anni fa era tutto abbastanza colorato. Scusate, non c'è molto spazio in questo stanzino. Ecco, questo è come si poteva presentare all'incirca il personaggio una volta equipaggiati tutti i vari oggetti. Sì, mi si vede anche la ciabatta, sì, sono a casa, sono reale, non sono fatto con l'intelligenza artificiale. No, come dicevo, questo era l'idea, insomma, di un set da Dark Knight 10 anni fa, non era male. Poi qua, girando pagina, c'era l'idea per un wizard, sempre il discorso dell'elmo, il guantino, l'armatura, spazio è quello che è, il mio stanzino, ecco. Diciamo che all'incirca da wizard si presenta così. Stessa cosa del Dark Knight, e l'ala che avevo pensato ovviamente era differente. Già 10 anni fa il discorso di fare ali differenziate, e vaffanculo, come dicevo, già 10 anni fa il discorso di fare ali differenziate per ogni classe già c'era. Io sono oltre 20 anni che gioco a questa tipologia di giochi, quindi già 10 anni fa erano oltre 12 anni di gioco e un'idea me l'ero già fatta, e questo era un set, diciamo, per il wizard. Proseguendo avevo fatto anche delle armi, queste sono sempre 10 anni fa, ragazzi. Ecco, sotto affiora lo scheletro, ho fatto quest'anno uno scettro, avevo fatto un'ascia, vede, sempre molto effetti molto colorati, che poi queste cose non ci saranno, uno spadone a 2 mani, un'altra spada, uno scettro sempre da guerriero, e queste erano delle idee di armi fatte a mano. Poi ecco, passiamo ai disegni fatti quest'anno. Per quanto riguarda gli invasori, abbiamo lo scheletro, che è l'invasore di livello 1, una sorta di cerbero a 3 teste, un invasore di livello 2, l'invasore di livello 3, un ent. Mi piaceva questo effetto che si vedessero le radici, tutti firmati ovviamente, ragazzi. Livello 3 nel senso sono sempre più potenti questi mostri, quindi per questo dico livello 1, livello 2, livello 3. Un idra a 5 teste, livello 4, e il finale, insomma, questo demone. Questo sarà alto in gioco circa 3,5 metri, 4 metri, quindi rendetevi conto lo spadone di quanto può essere grosso. Poi ho iniziato a ridisegnare i vari oggetti, le armature, pensata per il Dark Knight. Questa qua, allora, inizialmente l'idea era praticamente dello wizard che avesse una maschera che coprisse occhi e naso. Poi mi è venuta fuori un'armatura un po' più da combattente, quindi ho pensato di modificare il tutto, farla per l'Hunter, e poi l'Hunter ovviamente ha il cappuccio e una maschera che invece copre solamente naso e bocca, quindi ho pensato di farla per l'Hunter. Per lo wizard invece, nata e rimasta per wizard, meno cose in ferro, più in tessuto. Sempre un'altra, questa qui era nata per wizard, poi invece il cappuccio mi è venuto fuori per Hunter, quindi intercambiabili. Comunque ecco, sono delle bozze e delle idee, facciamo sempre in tempo a modificarle. Qua invece ci sono 4 cappucci sempre fatti a mano, ovviamente, per l'Hunter. Poi ho iniziato a fare un pochino di armi, quindi balestre, balestrini per l'Hunter. Qua avevo fatto sotto degli schizzi di balestre in prospettiva, più anche gli archi. Poi sono passato alle armi, diciamo, sia a una mano che a 2 mani per il Dark Knight. Quanto riguarda le asce, qua invece ho fatto un po' di spade, sempre a una mano e a 2 mani. Qua ho fatto 3 staffe da mago, per il momento le ho fatte solamente a 2 mani. Qua, ecco, a matita potete vedere la storia, quella che poi ho narrato nel lore book. Qua ci sono le 3 tipologie di ali, come vi avevo detto anche in altri video, le ali saranno differenti per ogni classe. 3 tipi di ala per il Dark Knight, 3 tipi di ala per il Wizard e 3 tipi di ala per l'Hunter. Poi andando avanti, sì, qui ho fatto una bozza di come poteva venire fuori, tendo i vari oggetti al personaggio. Se potete vedere, questo set l'ho inserito su questo personaggio che sarà un Dark Knight. Anche le spade, ho utilizzato le spade che ho disegnato sul foglio delle spade, le ali sono quelle del Dark Knight, per dare un'idea di come si presenta il personaggio una volta vestito. Poi qua c'erano degli schizzetti per fare dei mostri più deboli e normali, e questo è quanto, ragazzi. Come potete vedere, eccomi,
nella mia stanzetta. Tutto questo lavoro ha richiesto tantissimo tempo, le interfacce, a parte quella della barra della vita, questa qui è stata disegnata a mano, poi è stata inserita all'interno di un'intelligenza artificiale, però tutto quanto, anche altre cose che magari voi vedete solamente in digitale, sono partite da un pensiero e un progetto che ho avuto io. Ho cercato di fare tutto il più originale possibile. Certo, io non sono un programmatore, ragazzi, possiamo saper fare tutto tutti quanti. Ognuno ha il proprio mestiere. Io avevo una mano discreta per fare, diciamo, i disegni. Ho iniziato da quelli e poi, ovviamente, se ero un modellatore 3D o un programmatore, il gioco me lo facevo da solo. Purtroppo non lo sono. Quindi, per questa fase iniziale, mi sono affidato all'intelligenza artificiale per portarvi qualcosa da vedere. Spero che questa gita turistica vi sia piaciuta, che la smettiate di dire è tutto fatto con l'intelligenza artificiale, perché non è vero. Non è vero. Grandissimo aiuto, ma è nato tutto da 20 anni e passa di gioco, da delle idee umane mie. Ricordatevi di seguirmi, far conoscere a più persone possibili questo progetto, che presto andrà su Kickstarter. Avremo una demo, spero il prima possibile, dopo la batosta che ho preso. Devo trovare uno studio che mi consegni una demo all'altezza di quello che sarà il progetto, perché non mi va di bruciare questa possibilità solo perché non c'ho nessuno che sia disposto a realizzare qualcosa che veramente rispecchi quello che è nella mia testa. Voglio farvi vedere quello che davvero potrebbe essere Kingdom Duels, no un pack preso su internet e buttato lì, perché non sarebbe veritiero. Sarà un videogame fatto per tutti voi, ricordo, non pay to win, un gioco dove ci si divertirà, ci sarà collaborazione, competizione, e saranno proprio queste due cose, collaborazione e competizione, i due motori che porteranno avanti questo gioco per anni. Quindi rimanete aggiornati, seguitemi sia su YouTube, dove caricherò dei video più esplicativi di quello che ci sarà all'interno del gioco e cosa invece non ci sarà. Su YouTube vi trovate su Kingdom Duels, sempre Kingdom Duels anche su TikTok, e su Instagram, indovinate? Kingdom Duels. Ovunque vi cercate Kingdom Duels. Quindi mi raccomando, commentate, ricondividete, ripostate le storie, i video se vi piacciono, mi raccomando, perché in questa fase di conoscenza del progetto è importantissimo, adesso più che mai. Ciao ragazzi, vi saluto e vi aspetto su tutte le piattaforme.